andiamo a realizzare questa bellissima maglia con sprone quadrato costruito con mattonelle triangolari che danno la loro bella vista e che fanno concentrare l'occhio su se stesse. La maglia è costruita tutta a punto alto e ha i bordi a coste 1-1 e un livello intermedio soprattutto per la costruzione dello sprone, mentre invece tutta la costruzione della maglia è per un livello anche iniziale per l'uncinetto. Io spero che vi piacerà. Guardate prima tutto il video, perché nel corso della registrazione io do dei suggerimenti e delle modalità per procedere e le misure. Vi invito all'iscrizione al canale, attivate la campanella per rimanere aggiornati e mettetemi un bel like. Vi lascio al tutorial. Vediamo come fare per posizionare le mattonelline a formare il nostro sprone. Le vedete, io ho già posto le mattonelline a formare un quadrato vuoto centrale. Questo è il nostro girocollo. Dobbiamo completare i 4 angoli vuoti. Li completeremo con 2 mattonelline in posizione col vertice verso l'alto. Abbiamo così formato l'angolo completo. Per fare questo avremo necessità di 12 mattonelline triangolari. Ora passiamo a vedere come cucirle. Passiamo a vedere come fare per cucire le mattonelline. Allora, posizioniamo le mattonelline entrambe con il dritto verso di noi. Se non sappiamo riconoscere il dritto, dobbiamo guardare la corona del punto alto, che deve essere a rilievo qui, mentre se lo guardiamo al rovescio, vedete, è bombato, non è a rilievo ma è piatto. Qui invece il punto alto risulta con questa coroncina in 3D. Questo è il dritto del lavoro. Posizioniamo il dritto su dritto dell'altra mattonellina e, lasciando libero il punto basso centrale, cuciamo dal terzo in poi, entrando solo nella asola più esterna del punto. Facciamo altrettanto sulla mattonellina opposta, entriamo con l'ago e fissiamo solo momentaneamente il filo con un nodino, giusto perché non si sposti, poi lo nasconderemo ad ago. Allora, siamo da questo lato del lavoro, entriamo nell'asola accanto e quella di fronte. Andremo e procederemo così a zig zag, punto su punto, per tutto il lato della mattonellina. Vedete, non dobbiamo sovrapporci, ma passare da un'asola all'altra, da destra verso sinistra. Ci fermeremo sul secondo punto alto e punto basso dello spigolo, lasciando il punto basso centrale, il terzo, libero. Io ho impostato lo sprone, ne ho costruito la metà, perché poi il resto ve lo mostrerò a parte. Questo è il dietro, uguale al davanti, che è uguale anche alle 2 spalle. Quindi noi abbiamo una mattonellina posta con il vertice verso l'alto e 2 con il vertice verso il basso, con i lati dritti, in questa posizione. Questo è lo spigolo, uno dei 4
spigoli che avremo nel nostro sprone. Dobbiamo allargarlo per portarlo alla nostra misura, che è il sottomanica. Dobbiamo arrivare cioè al momento in cui lo sprone arriva a congiungersi nel sottomanica, al di là del fatto che ci possa servire o meno un po' di maggiore vestibilità, ma dobbiamo arrivare all'altezza del sottomanica. Per fare questo ci andiamo a fissare con il filato e l'uncinetto numero 3, anche se le mattonelle fino ad ora io le ho lavorate con il 2,5, quando vedrete il video io lavoro con il 2,5 le mattonelline, ma la maglia la voglio lavorare con il numero 3 per avere una maggiore morbidezza. Dunque io mi vado a posizionare nel secondo punto basso dal centro, questo, cioè salto il punto basso centrale e comincio dal penultimo punto basso dell'angolo, mi fisso con il filato, faccio 3 catenelle per alzarmi, quindi 1, imprigiono anche la codina, 2, e 3. Sistemo la tensione sempre per evitare che le catenelle risultino più o meno larghe. In questo stesso punto io realizzo un altro punto alto, è già metà dell'aumento, perché io sto cominciando da uno dei 2 spigoli, dei 4 spigoli per meglio dire. Continuo a punto alto, punto su punto, fino ad arrivare all'incrocio delle 3 mattonelle. Qui vi mostro come fare. Arrivata qui dove si incontrano le 3 mattonelline, noi abbiamo sempre lasciato libero un punto basso, quello centrale. Ora lavoriamo dentro questo punto e cominciamo con una maglia alta non chiusa. Nel punto basso della mattonellina centrale lavoriamo una maglia alta doppia, perché questa si viene a posizionare un po' più in basso rispetto alle altre, quindi dobbiamo superare questa distanza. Prendiamo di nuovo il filo sull'uncinetto e sul punto basso della terza mattonellina lavoriamo un punto alto non chiuso e chiudiamo tutte e 4 le asole. Ecco che si viene a definire, vedete, questo disegno a stellina che va ad allineare il posizionamento di tutti i nostri punti. Ora ricominciamo e continuiamo a lavorare a maglia alta fino ad arrivare all'angolo e vi mostro come fare gli aumenti nell'angolo. Nel primo angolo che incontriamo noi lavoreremo nel punto basso che finora abbiamo lasciato sempre libero 2 maglie alte, 2 catenelle e nel punto basso libero della mattonellina accanto 2 punti alti insieme. Otteniamo così gli aumenti dello spigolo e facciamo la prima curva, quindi ecco che facciamo la prima il primo spigolo, il primo angolo degli aumenti. Qui nell'angolo faremo sempre 2 punti alti, 2 catenelle, 2 punti alti nello spazio delle 2 catenelle. Quando andiamo a chiudere vi mostro come dobbiamo fare per la chiusura del nostro giro. Arrivata alla chiusura del giro io mi trovo così con le 2 maglie alte di inizio giro e qui che sto concludendo, sto arrivando, quindi nel punto basso centrale lavoro le ultime 2 maglie alte dell'aumento e poi invece di chiudermi con 2 catenelle e una maglia bassissima, cosa faccio? Prendo il filo sull'uncinetto, entro nella terza delle catenelle di inizio giro
e mi chiudo a maglia alta. Mi ritrovo così al centro dell'arco e posso senz'altro procedere con l'aumento, quindi mi alzo con 2 catenelle, con 3 catenelle ed una maglia alta. Ho metà dell'aumento dell'angolo. Quando tornerò qui a chiudere il giro farò la stessa cosa, quindi mi chiuderò con una maglia alta al posto delle 2 catenelle. Mi ritroverò così sempre al centro dell'angolo e potrò comunque sempre ricominciare con le 2 maglie alte. Cosa cambia? Cambia che la chiusura non sarà visibile. Continuando ad aumentare così vi mostro cosa otteniamo. Questo è lo sprone completo. Riconoscete il quadrato centrale e il posizionamento delle mattonelline. Ho continuato ad aumentare sui lati, vi riconoscete la stellina qui dell'incrocio delle 3 mattonelline e nello spigolo gli aumenti. Come vedete ho fatto gli aumenti 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte nella parte laterale. Ho così aumentato fino ad arrivare al sottomanica, ottenendo questo. Dunque questo è lo sprone dopo gli aumenti. Riconoscete l'aumento in blu, che è questo, tutta questa parte qui è l'aumento. Arrivata al sottomanica, nel mio caso io dovevo unire i 2 spigoli dello sprone, ma mi sono resa conto che avevo bisogno di un altro po' di vestibilità. Dunque cosa ho fatto? Invece di chiudere i 2 spigoli semplicemente, ho aggiunto qualche catenella fino ad arrivare alla misura che mi era utile. Così farete voi nel definire la misura della maglia. Otterrete così la larghezza necessaria. Da spigolo a spigolo otterrete la misura necessaria a scendere e continuare a lavorare in cerchio. Io sto continuando a lavorare in tondo e procederò così fino ad arrivare all'altezza necessaria. Poi vediamo come fare le maniche. Per riprendere i punti per realizzare le maniche andiamo nel sottomanica al centro tra il davanti e il dietro, proprio al centro del sottomanica, prendiamo il filato e lo recuperiamo. Realizziamo le prime 3 catenelle per alzarci, inglobando la codina come sto facendo. Ora continuiamo punto su punto per tutto il giro. Una cosa importante, dobbiamo contare i punti che andiamo a realizzare, perché poi l'altra manica dovrà essere rigorosamente uguale. Quindi in maniera molto semplice riprendiamo tutte le maglie. Quando arriviamo nei punti di giunzione dove erano gli aumenti del sottomanica, regoliamo la distanza dei punti per evitare che si formino dei buchi nella lavorazione. Quindi qui entriamo, ecco, e riprendiamo tutti i punti così come si presentano. Ho ripreso tutti i punti, ho fatto tutto il giro e contato tutto e io appunto il numero delle maglie alte che ho sul giro per poi riprendere lo stesso numero di maglie sull'altra manica. A questo punto mi alzo con 3 catenelle
e ricomincio il giro. Io faccio i primi 2 punti normalmente, poi penso di dover procedere a delle diminuzioni. Vi mostro come fare per ottenere una diminuzione nei punti. Vi voglio precisare che le diminuzioni le decidete voi in base alle vostre esigenze, misurerete man mano la maglia e vedrete la necessità, verificherete la necessità di fare eventuali diminuzioni. Se le fate su una manica, vi dovete appuntare in che giro, in che numero avete effettuato le diminuzioni per poterle fare gemelle sull'altra manica. Ora vi mostro come fare. Prendete il filo sull'uncinetto, entrate nel punto, realizzate una maglia alta non chiusa, prendete di nuovo il filo sull'uncinetto, di nuovo una maglia alta non chiusa e le chiudete insieme. Avete ottenuto così una diminuzione. Le rifarete, vi dimostro di nuovo come si fa, quindi maglia alta non chiusa, si va nella maglia alta accanto, maglia alta non chiusa e si chiude insieme. Io procederò così in giri non concentrici, perché la maglia alta questo poco lo consente, ma mi alzerò sempre con le 3 catenelle, quindi mi chiudo a maglia bassissima sulla terza catenella dell'inizio del giro. Finisco il giro come vi mostro, entro nella catenella, prendo il filo e misurando la tensione chiudo a punto basso. Ho già cominciato il giro successivo, faccio la catenella e mi alzo a punto alto. Prendo di nuovo il filo sull'uncinetto, entro nell'asola del punto accanto, prendo i due lembi dell'asola e lavoro il punto alto. Questo è un metodo per finire di iniziare il giro che sia il meno visibile possibile. Infatti, come potete notare, risulta davvero poco visibile ed è molto dritto, cioè non tende a spostarsi. Ve lo consiglio. Ora invece vediamo come procedere per l'orlo della manica e anche del fondo maglia, se desiderate farlo. Quindi ho dato inizio al giro normalmente, prendo il filo sull'uncinetto e lavoro a coste 1-1, quindi prendo il primo punto disponibile e lo lavoro a rilievo davanti, il successivo lo lavoro a rilievo dietro, di nuovo rilievo davanti e rilievo dietro. Alterno così i 2 punti per 3 giri. Una volta finita la manica, ecco il bordo che si va a rifinire praticamente tutto il lavoro. Questa è la maglia completa. Io vi saluto, vi invito all'iscrizione al canale, ad attivare la campanella, cosa molto importante perché poi sarete aggiornati sui miei video futuri. Vi saluto e vi lascio una buona giornata. Ciao!